focaccia doppia ripiena, croccantissima. Iniziamo. 500 g di farina 0 o metà Manitoba, metà 00. 10 g di lievito di birra fresco oppure 3-4 g di quello secco. E inizio ad entrare con l'acqua. In totale dovrebbero essere 380 grammi o 400, dipende, quindi la aggiungiamo piano piano, così vediamo la consistenza. Questo è un impasto mille bolle, però un po' più sostenuto, nel senso che non è proprio liquido come il solito, quindi più gestibile, più facile insomma. Un po' meno di acqua del solito ci mettiamo. Un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino abbondante di sale. Aggiungiamo un po' di acqua così si scioglierà prima. Facciamo col mestolo semplicemente, quindi senza neanche sporcarci le mani, facciamo incorporare tutto. Mettiamo il timer, 30 minuti di riposo, 30-40, va benissimo lo stesso. A dopo. Vedi adesso com'è già più elastico, quindi ha cominciato a fare effetto il lievito, a crescere. Quindi solleviamo col cucchiaio e riportiamo sopra così semplicemente girando la ciotola. Aggiungo 2 cucchiai di olio extravergine io. Ed ora ti faccio vedere come puoi fare anche con le mani se non vuoi usare il mestolo. Sempre prendi, sollevi e riporti su. Questa è la tecnica. E ci siamo. Un altro riposino di 30-40 minuti anche qui. Non siate fiscali, anche se passa un po' di più non fa niente. Come vedi è sempre più corposa, prende corpo proprio l'impasto, senza impastare come vedi, solamente sollevando e portando sopra l'impasto. Semplicissimo, non va stressato praticamente, va solamente adagiato. Ti faccio vedere anche la versione con le mani, così me l'avete chiesto in tanti e quindi vi faccio vedere. Ti bagni le mani nell'acqua e fai lo stesso procedimento che fai col mestolo. Bagnando le mani non si appiccica la pasta alle mani quindi facilissimo. Scegli tu se farla col mestolo o con le mani. Spolveriamo il piano con farina di riso, questo farà la differenza, oppure semola rimacinata di gran burro. Quindi la spargiamo sul tavolo, sul piano e facciamo scivolare l'impasto. Allarghiamo. Ancora è un po' appiccicosa, è normale, e poi la riportiamo di nuovo tutto al centro. Questa è un'altra mega piega che facciamo. Arrotondiamo e tagliamo a metà. Visto che faccio una focaccia doppia, la divido già adesso. Quindi formo il panetto, sempre mettendo tutta l'aria all'interno, vi raccomando, non strapazzatelo, quindi chiudete solamente il pacchetto. La mettiamo a crescere in un contenitore, quindi con farina di riso abbondante sotto, e adagiamo i panetti. Queste nuvole chiudiamo e lasciamo crescere almeno un paio d'ore, dipende dalla temperatura sempre che c'è in casa, può essere di meno, può essere di più. A dopo. Ta-da! Bellissimi, belli, gonfi, pieni d'aria. Mettiamo sempre tanta farina di riso o di semola e li stendiamo sempre delicatamente, lasciando l'aria tutta all'interno, mi raccomando. Quindi allarghiamo leggermente, chiudiamo l'aria così non scappa.
e con le dita appiattiamo leggermente e allarghiamo. Farina di riso sulla teglia e mettiamo l'impasto che sarà la base della focaccia. Ora la farcisco con prosciutto cotto, 100 grammi ne ho messo, ma qui largo alla fantasia, il ripieno è sempre soggettivo. Io l'ho fatta a gusto mio, ma puoi cambiare con altri salumi, altri formaggi, altre verdure. Aggiungo 100 g di provola, la parte filante ci deve essere per forza, e poi un po' di stracciatella, che sarebbe la mozzarella sfilacciata, buonissima. Anche qui puoi cambiare con stracchino o altro formaggio molle. Olive taggiasche. Queste sono saporitissime, ma puoi sostituirle con altre olive denocciolate naturalmente. Stendiamo anche la parte di sopra allo stesso modo. Mamma, questo impasto è meraviglioso. Starei sempre con le mani in pasta. È spettacolare. L'aria che ingloba e poi la troviamo tutta dopo. Poi la farina di riso vi darà quella croccantezza esterna, ruvidità, perché è sottile, come la pinza alla romana, darà lo stesso effetto, quindi ve la consiglio, almeno provateci. Chiudiamo bene i laterali in modo che non fuoriesca il ripieno, così lasciando senza fare un bordo, nel senso sempre come se fossero due pezzi staccati. E voilà, pronta da infornare. Inforniamo alla massima temperatura del nostro forno, 250 se è il forno di casa o di più, io 250, ventilato sulla base prima e poi altri 5-6 minuti, dipende, deve essere bella croccante sopra. Proprio sulla base, giù giù. Quindi la passiamo sopra finché diventa croccante e dorata. Meraviglia, croccantissima. Già. Appena sfornata è proprio croccantissima, poi un po' si ammorbidisce, ma sempre croccante l'esterno rimarrà. Poi basta una passata in forno e ritorna croccante come appena fatta. Golosissima, aggiungerei. Tagliamo. Non parlo più. Si vede, si commenta da sola. Guarda che buchi, la che ha l'impasto, che aria, tutta l'aria che è rimasta all'interno ed è croccante, farcita. Basta tagliarla e mangiarla, non c'è nulla da fare più. La porta si chiude, comincia a salire qualcuno. L'odore è arrivato, quindi la taglio intanto. Guarda che meraviglia, l'esterno proprio una pinza sembra, questa ruvidità e questa croccantezza esterna e il dentro morbida, alveolata, una meraviglia, insomma. Non avrei altri aggettivi. Ne taglio un po' in più, mi sa che non ne rimarrà. Guarda che meraviglia all'interno. Beh, una bella birra fresca ci sta. Ancora è ultra bollente, ma buonissimo.
Salute. Alla prossima.